Ciao ragazzi, mi trovo qui sul lago di Garda a Gargnano. Adesso sto andando a Gardone Riviera, vicino al Golfo di Salò, perché andiamo a vedere il Vittoriale degli Italiani, la casa museo di D'Annunzio, dove visse gli ultimi anni della sua vita e dove morì. Un posto veramente eccezionale. Vamos! Eccoci qua, siamo praticamente arrivati. Queste sono delle zone più assolate del lago di Garda perché prende proprio il sole dall'alba al tramonto, non avendo grosse montagne vicino, e c'è una bellissima vista sul lago. Guarda che spettacolo. Qui c'è l'entrata, con laggiù la scritta di D'Annunziana: io ho quel che ho donato. Adesso cerchiamo un parcheggio. Qui probabilmente crea tutto lo stesso architetto Maroni che creò anche molte strutture a riva del Garda. Ok, arrivato al parcheggio principale e ora saliamo sopra. Adesso entro, ho il permesso per effettuare riprese all'interno e vi racconto tutta la storia di questo complesso incredibile. Un stile veramente fatto per esaltare la vita inimitabile del poeta, come disse lui stesso. Eccomi qui ragazzi, sono entrato, sono all'interno del Parco del Vittoriale, che è un complesso monumentale che si estende su 9 ettari e comprende vie, piazze, un parco e una villa enorme. Fu l'ultima abitazione di Gabriele D'Annunzio, che visse qui dal 1921 al 1938. L'architetto di tutto fu Giancarlo Maroni, che costruì anche vari edifici sul lago di Garda, in particolare la centrale idroelettrica a riva del Garda. Ora visiteremo gli esterni di questo complesso incredibile e vi racconterò gli aneddoti. La personalità stessa di D'Annunzio è difficilmente riducibile a poche righe e a pochi commenti, ma era un personaggio veramente particolare, un pezzo fondamentale della storia italiana. D'Annunzio morì qui proprio nel 1938, quindi prima della seconda guerra mondiale. Tutti i riferimenti alle guerre sono tutti alla chiaramente prima guerra mondiale, come questa statua qua sopra di me, il Piave, il fiume sacro alla patria. Questo bellissimo spazio dietro di me è il teatro all'aperto, anche questo progettato da Giancarlo Maroni. Iniziò nel 1931 la costruzione, però poi morendo D'Annunzio nel 1938 lui non ne vide mai il completamento. Questo qui è il cannone il cui affusto ha trasportato la salma di Gabriele D'Annunzio il giorno dei funerali. Girando in questo posto c'è veramente un'architettura incredibile, pazzesca. Qui esattamente sotto di me abbiamo la piazzetta dalmata e la casa vera e propria di D'Annunzio, la prioria, la casa del priore, da lui stesso chiamata così. Poi sulla facciata spiccano il leone di San Marco e l'aquila di San Giovanni. Tutti quegli stemmi sulla facciata sono proprio voluti da D'Annunzio perché voleva una facciata molto simile a un palazzo aretino. Poi lo stemma centrale, né più fermo né più fedele, è un po' un suo motto e l'ha fatto lui. Questo qua è il canile. D'Annunzio aveva molti cani e li amava veramente tantissimo. Come vedete da una lettera che scrisse all'architetto Maroni, gli chiese proprio di affrettare i lavori qua sul canile per permettere ai cani di avere un ricovero. Il nome completo è l'Ariete Torpediniere Puglia, che fu donato a D'Annunzio e fu poi trasportato con vari vagoni e mezzi militari per essere messo da D'Annunzio nel giardino appunto del Vittoriale, con la prua rivolta verso l'Adriatico, e adesso vi spiego perché. Iniziamo col dire che la nave era stata proprio progettata per il servizio stazionario nelle colonie ed oltremare ed è stata veramente in tutto il mondo. Ma come mai è qui nel giardino del Vittoriale degli Italiani e della casa di D'Annunzio? Beh, come vi ho detto, è stata regalata dalla Marina
a D'Annunzio. La nave si trovò proprio al centro di quelli che furono chiamati gli incidenti di Spalato. In questi incidenti rimase ucciso il capitano di corvetta Tommaso Gulli, il capitano di questa nave, che quindi fu insignito di una medaglia d'oro al valor militare. Quindi quello che ne rimane oggi che possiamo vedere, che è stato inserito nel parco, sono il castello, il ponte e le artiglierie. Questo qui invece è il motoscafo MAS, motoscafo antisilurante, poi ribattezzato D'Annunzio col suo motto Memento Audere Semper. Diciamo che D'Annunzio, se fosse vissuto oggi, sicuramente avrebbe un account Instagram con milioni di follower. Era un poeta, ma sapeva utilizzare molto bene la sua immagine. Pensate che fu il primo a farsi fotografare nudo, insomma, avendo un nome e cognome non era tanto comune farsi fotografare nudo all'epoca. La fotografia, ricordiamo che siamo agli inizi del secolo, quindi non era un mezzo utilizzato, non era assolutamente un mezzo comune, e lui, pensate che quando era al fronte e in guerra aveva sempre un fotografo che lo seguiva, appunto per ritrarre la sua immagine. Chiaramente la sua immagine la seppe sfruttare, fece tantissime pubblicità, dai ristoranti ai liquori, pensate fino ai cracker Saiva. Ok, ora sto entrando nel mausoleo, quindi dove venne seppellito D'Annunzio, che morì proprio qui al Vittoriale nel suo studio. Qui c'è la tomba di D'Annunzio, monumentale, sempre progettata dallo stesso architetto Giancarlo Maroni, e intorno le tombe di altri 10 legionari fiumani molto vicini ad D'Annunzio. Guarda quanto è enorme questo posto, questa è la villa e questo è tutto il parco, gigantesco, è enorme. Questo è il teatro, un posto veramente mostruoso. Qui sono nel cortile degli Schiavoni, il termine Schiavoni è il termine che danno i veneziani per indicare tutta la parte dell'Istria. Qui in particolare si vuole ricordare da parte di D'Annunzio l'impresa fiumana. Fiume è una città della Dalmazia che dopo i trattati di pace di Versailles non venne assegnata all'Italia, anche se c'erano moltissime persone di madrelingua italiana. Quindi per protestare contro questa decisione la città venne occupata da D'Annunzio e dai suoi dal 1919 fino al 1924, appunto per cercare di annetterla all'Italia. Anche questa impresa di D'Annunzio, grande significato simbolico, ma di fatto completamente inutile, perché fu poi considerato un fallimento del governo italiano. Questi giardini sono stupendi, ma credo che li sto vedendo nella sua forma peggiore, perché siamo in pieno inverno. Immagino proprio che già ad aprile dovrebbero essere fantastici. Bene, lascio alle mie spalle la prioria e vado verso l'uscita. Mi raccomando, visitate l'interno, ragazzi, perché vale assolutamente la pena. D'Annunzio era anche un grandissimo amante delle auto e dei motori. Pensate che nella sua biblioteca aveva dei libri che parlavano di bielle, di spinte erogene, e fu uno dei primi italiani ad essere multato per eccesso di velocità. Questa qui dietro a me, ragazzi, è una macchina leggendaria, la Isotta Fraschini. Era un bolide, 150 cavalli di potenza, la prima macchina ad 8 cilindri ad essere costruita in serie, 7300 cm3 di cilindrata. Anche l'azienda Isotta Fraschini ha una storia incredibile, purtroppo un'altra grande azienda italiana che non esiste più e che non ha continuato la produzione, ma questa macchina qua, quando è uscita, era la macchina più desiderata del mondo. Ah, ragazzi, vi do un consiglio: il parcheggio sotto al Vittoriale è carissimo. Io ho pagato 2 ore per la moto, 7,50 €. Allora io vi consiglio, se avete un pochino voglia di camminare, di parcheggiare la moto qua. Praticamente non vi fermate davanti al Vittoriale, proseguite per 300 metri e c'è questo parcheggio, strisce bianche sotto al mausoleo. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero come sempre che il contenuto ti sia stato utile e che hai imparato cose che non conoscevi. Se è così, lasciami un like, perché così il video viene visto da più persone possibili che magari lo possono trovare utile, e iscriviti ancora se non ti sei iscritto, perché presto ci saranno grosse novità per quanto riguarda i contenuti del canale e sono sicuro che non ti deluderò. Come sempre, se sei curioso, sotto nella descrizione trovi il link ai social, tutta l'attrezzatura audio e video che utilizzo per fare questi filmati.
abbonati, ci sono le magliette del canale e se vuoi, ti è piaciuto il contenuto, puoi lasciarmi anche un super grazie. E noi ci vediamo alla prossima da me, dal Transalp. Ciao!